L'Inter per me è passione, passione che si vive tutti i giorni. Ciao, sono Elvis Dituri, sono vicepresidente dell'Interclub a Piano Gentile. Il nostro Interclub nasce nel 1962, quindi è stato uno dei primi Interclub fondati ai tempi di Elenio Herrera, quando effettivamente la Pinetina, quindi ad Appiano Gentile, è diventata la casa dell'Inter per quanto riguarda gli allenamenti, e lo è tuttora. Quindi sostanzialmente è nata in piazza da una chiacchierata e i colori nero-azzurri hanno iniziato ad essere parte del paese. C'è stata una seconda fondazione, quella ufficiale del 1977, con il club dedicato a Sandro Mazzola, che fu presente all'inaugurazione, tagliò il nastro, e da lì iniziarono eventi e attività dedicate all'Inter in tutto il paese per i tifosi. Al mio primo ricordo dell'Inter, chiaramente avendo il padre che attualmente è presidente dell'Inter Club Piano Gentile, che mi ha tramandato sostanzialmente questa passione, anche perché sono cresciuto a poche centinaia di metri, ho avuto questa fortuna dai campi d'allenamento e quindi avevo la possibilità a piedi o in bicicletta di andare a vedere i miei campioni. Il primo ricordo allo stadio San Siro, diciamo una seconda casa, è stato nell'89, la prima partita Inter-Como, che finì 4-0 con gol di Berti, doppietta di Matteus e Alessandro Bianchi, e ricordo quindi l'Inter dei tedeschi, quindi Matteus, Klinsmann, Brehme, gli anni 90, quindi quelli con Trapattoni e l'Inter dei record. I primi gol che mi ricordo e che mi hanno emozionato tantissimo sono quello di Andreas Brehme, per esempio, da centrocampo quasi contro il Lecce, e le prime sciarpe, gli scambi anche con altri tifosi. Era capitato anche in quell'occasione con un tifoso della Sampdoria, andare tutti insieme allo stadio, ero un bambino e quindi era qualcosa che iniziava da Appiano e poi finiva nello stadio Meazza. Le prime mangiate che ricordo legate al nostro Interclub sono quelle innanzitutto con Ruben Sosa, Tramezzani e Paganin, sempre in un ristorante nei pressi della Pinetina. Ricordo anche una colazione con Trapattoni, Berti e Mandorlini in piazza d'Appiano. Ricordo anche che Ruben Sosa invece, quando ci fu quella cena, visto che avevo i capelli a spazzola, mi battezzò Spazzoletta, e quindi da lì. Il nostro Interclub è il più vicino a Piano Gentile e attualmente è il più grande della provincia di Como. Essendo il più vicino al campo di allenamento, chiaramente ci dà l'opportunità di vivere anche quello che sono i giocatori al di fuori del contesto del campo da calcio, quindi andare al bar e trovare che si bevono un caffè al bancone, piuttosto che andare a fare la spesa e incontrarli direttamente al supermercato, anche qualche allenatore. Piano Gentile è un comune di circa 7.000 abitanti, quindi sicuramente una piccola realtà. La passione per l'Inter si trasmette di generazione in generazione, anche nel nostro caso, per esempio, da mio padre, mia sorella, le nipoti che partecipano comunque all'attività del club, e abbiamo adesso rinnovato un pochino quello che è l'età dei soci, con ingressi di alcuni ragazzi giovani, però rimane ancora forte, diciamo, in coloro che c'erano anche nel momento della prima inaugurazione il desiderio di far valere i nostri colori ad Appiano Gentile.
Abbiamo cercato di innovare, in particolare con i social, e anche per raggiungere categorie di giovani. Nel nostro Interclub sicuramente le trasferte, le partite insieme sono quello che fanno comunità, unità, fanno famiglia e ricordo per esempio nel 1998 la finale in Coppa UEFA con Ronaldo che ci portò al 3-0, non solo Zanetti e Zamorano, 3-0 contro la Lazio a Parigi, e poi altre trasferte più recenti come quella a Monaco col Bayern di Monaco nella scorsa stagione, e altri eventi come le cene in cui chiaramente in alcune situazioni possono essere presenti anche legend, quindi giocatori di un tempo quali per esempio lo zio Bergomi. Abbiamo un appuntamento fisso ogni giugno, la grigliata nera-azzurra in Pinetina, accanto praticamente al campo sportivo, e questo un po', diciamo, sullo stile di quello che fanno gli argentini della prima squadra, diciamo, cerchiamo di replicarlo nel nostro piccolo, nel nostro Interclub, e lì sì, vedo che c'è emozione, c'è unità, c'è voglia di aiutarsi e vivere e respirare nell'azzurro. La gestione del nostro Interclub, che prima era iniziato con il precedente presidente che era Angelo Rusconi, che sicuramente ha portato avanti tante iniziative, con mio padre, attuale presidente, è chiaramente un direttivo che è una famiglia, però riusciamo a far entrare in questo gruppo anche quello che sono i soci. Il rapporto con mio padre è sicuramente forte, la maggior parte dei discorsi sono relativi all'Inter e chiaramente diciamo ogni tanto con vedute anche diverse cerchiamo di trovare un compromesso per quello che è la crescita del nostro Interclub, che oggi vanta quasi 500 soci con un picco di 517 lo scorso anno, e sicuramente abbiamo raggiunto dei numeri negli ultimi anni che hanno portato a farci riconoscere anche dall'Inter. Ci troviamo generalmente prima della partita, anche se abbiamo diciamo orari differenti. Mangiamo un trancio di pizza, solitamente vicino San Siro, e quindi questo è un momento di ritrovo. Quando ci sono le partite speciali Interclub apponiamo il nostro striscione, di cui sono stato alfiere per oltre un decennio, quindi ho portato lo striscione allo stadio per ritrovarsi e fare una foto tutti insieme, i soci che sono presenti in quella determinata partita, e poi portarlo sui canali social. L'Inter per me è tradizione di famiglia ed è passione, praticamente anche casa, perché sono cresciuto in questo ambiente e continuo a portare avanti questi valori come fosse un lascito, un'eredità.